Un saluto da Heavy Metal Heaven. Per la prima recensione del 2025 abbiamo la gioia di ospitare una storica techno death band marchigiana e il suo nuovo, splendido album. Per Mattia, non solo colui che ha scritto questo video e la maggior parte degli altri, ma anche il creatore e leader di Heavy Metal Heaven, è un piacere poter iniziare il nostro anno di recensioni con gli Hydra. Nell'antonetano da cui sia lui che essi provengano, questo gruppo è una piccola leggenda, anche visto la lunga storia. Nati addirittura nel 1985 come Hydra con l'H, all'inizio suonavano qualcosa a metà tra heavy, power e thrash metal. Un suono che poi è stato ripreso da un progetto indipendente con lo stesso nome e alcuni ex membri nel 2008. Ma per quanto riguarda la band principale, nel 1993 il moniker è stato cambiato in quello con la A, e non solo per distinguersi dalle tante altre band che si chiamavano Hydra. Soprattutto i marchigiani volevano sottolineare la virata verso coordinate più estreme. È stato in effetti suonando technical death metal che gli Hydra sono riusciti a conquistarsi la loro nicchia, merito anche della bravura che hanno dimostrato sin dall'inizio della loro carriera. A oggi dischi come l'EP Psycho Pain Control del 96 e l'esordio sulla lunga distanza Icon of Sin 3 anni dopo sono delle piccole pietre miliari che i veri fan del genere ricordano bene e con colore. Un destino che, è probabile, tra qualche anno possa toccare anche a Live to Nowhere. Uscito lo scorso 10 ottobre grazie a Rude Awakening Records, segna il ritorno degli Hydra al full length dopo addirittura 20 anni. Un ritorno in grande stile peraltro, visto che il gruppo dimostra di essere in totale forma a livello di ispirazione. Un'ispirazione che trova il suo terreno in ciò che gli anconetani suonano da sempre. Di base parliamo di un death metal tecnico, che però non si lascia indietro le radici thrash, sia del genere sia del gruppo. Sempre ben presenti. Gli anni però sono passati per gli Hydra e si sente. Live to Nowhere è un album molto più maturo di quanto la band abbia fatto negli anni 90. Una maturità che si esplica per esempio in una grandissima complessità che varca spesso la porta del progressive. Ne consegue un suono complicato, ma mai fine a se stesso. Il gruppo lo ha costruito con maestria e cura assoluta. Ogni passaggio, ogni tecnicismo, ogni cambio di registro è infatti funzionale a incidere. E gli Hydra ci riescono sia a livello di potenza che nelle atmosfere, cangianti e molto avvolgenti. Ma ciò che riesce meglio loro in Live to Nowhere è risultare memorabili. Quasi ogni canzone ha almeno qualche passaggio facile da ricordare. A volte parliamo persino di ritornelli o frazioni che, almeno in relazione al genere suonato dai marchigiani, si rivelano addirittura catchy e ricordabili. Il tutto integrato con esperienza e abilità assoluta per risultare un tutt'uno che non annoia mai, anche grazie alla saggia scelta di limitare la durata a 38 minuti, evitando così di allungare il brodo. È quasi inutile dire che il risultato di tutto ciò è di altissima caratura. Lo è specie per quanto riguarda i numerosi picchi, come per esempio Deserter, in cui il gruppo mostra il suo lato più trash e diretto, ma senza mancare di abbellimenti tecnici che si integrano alla perfezione nella struttura, e di un refrain molto incisivo. Dritta al punto si rivela anche Make Slaves, rabbiosa anche nel suo ritornello catchy, ma che include anche bei momenti turbinosi. Impossibile poi non citare la title track, cavalcata tutta strumentale e incalzante, a tratti quasi epica. Si esprime alla grande in ogni istante dei suoi 5 minuti. Tuttavia il bello di Live to Nowhere non finisce qui. Si possono citare Day West a Throne, che mostra al meglio il dualismo tra complessità e musicalità degli Hydra, con una struttura in continua evoluzione fatta però di passaggi orecchiabili. Oppure Lost Between Two Lands, riflessiva coi suoi stacchi a ritmo medio non altissimo. Da menzionare è poi il rifacimento nel finale di Psycho Pain Control, modernizzata nel suono ma rispettando nell'anima più profonda. Ma più in generale, nella scaletta non c'è un pezzo davvero brutto. Anche i meno buoni navigano appena sotto l'eccellenza. Se dobbiamo trovare invece una pecca, forse l'unica è la registrazione leggermente piatta. Ma è una questione davvero da poco, che riesce a malapena a incidere su un album per il resto stratosferico. Live to Nowhere è una vera gemma nel suo genere. Può fare la gioia di chi ama il death metal tecnico, ma forse anche di chi preferisce quello più classico e la sua commistione col thrash. Come detto, nonostante la complessità, la musica degli Hydra non manca di orecchiabilità e di un'essenza diretta. Che tu sia l'uno o l'altro, insomma, non possiamo fare altro che dare il bentornato agli anconetani dopo 20 anni, consigliandoti di dare una chance a questo loro capolavoro.
Voto di Heavy Metal Heaven 92 su 100. Per oggi è tutto. Abbiamo acceso il tuo interesse su questo gioiello? Scrivilo nei commenti, oltre a mettere like e a condividere la recensione. Puoi inoltre iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine vieni a trovarci su Instagram, Facebook e Pinterest. Al solito i link sono qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!